Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche romantiche per il mese di agosto 2024. Abbiamo la carta della stella. Amici dell'Ariete, qui si parla di desideri, si parla di sogni, si parla anche di intuizioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, trovate il link sotto nella descrizione, è una guida. E sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno di tarocchi e l'altro di metafisica base che parla di chakra. E sempre in descrizione c'è anche il link al corso di approfondimento sulle famiglie reali che è in previsione per il 21 di settembre. Qualsiasi tipo di informazione mi potete contattare via mail e io vi mando la lettera di presentazione. Bene ragazzi, l'ultima cosa, per tutto il mese di agosto ho in promozione la lettura bimestrale della Ruota del Destino, quello che ho pubblicato 15 giorni fa circa. Bene, iniziamo con un cavaliere di bastoni e un cavaliere di pentacoli. Appeso, la luna, il giudizio, un 6 di spade, e un 5 di spade. Allora, adesso andrò a spiegare carta per carta parlando della vostra energia, quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura e in un secondo momento parlerò anche per chi è in una relazione. Ragazzi, vi sento ben carichi, sinceramente. Ehm, allora, una cosa forte che ho è che ci sia qualche tema con una persona che conoscete da tempo. Per qualcuno una persona che ritorna dal passato o se non c'è proprio la persona in modo fisico è il tema, l'argomento che comunque è come se vi vibrasse ancora. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal cavaliere di bastoni. Qui ho come l'idea che allora innanzitutto vi dico già che se siete single potreste incontrare una persona interessante asso di spade e 3 di pentacoli. Credo che qui si tratti del parlare di un nuovo progetto. Può essere che nella vostra vita privata siate, diciamo così, coinvolti o stiate pensando di iniziare un progetto e a causa di questo progetto potrebbe essere che dobbiate conoscere X persone e tra queste X persone ci sia una persona interessante. Questo ve lo dico se non avete nessuno. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. 9 di pentacoli, 9 di bastoni, 6 di coppe. Energia lenta, ragazzi, questo sì, perché con il cavaliere di pentacoli le cose vanno a rilento. E devo dire che mi casca anche l'occhio su questo 9 di bastoni, credo che ognuno dei due sia un po' sulla difensiva.
sia che siete single, sia che diciamo abbiate già qualcuno in testa. Se siete single ovviamente parlo della persona che andrete a conoscere, però ho come l'idea che siate abbastanza maturi, che non vuol dire grandi a livello di età, maturi per riuscire a mantenere un certo tipo di distacco barra coinvolgimento all'interno di una relazione. Cioè c'è quella giusta dose di romanticismo che coltivate, ma c'è anche quella giusta dose di discernimento e di logica, di meglio detto, interdipendenza all'interno della coppia. Cioè ognuno dei due è indipendente, non aspetta necessariamente che l'altro faccia qualcosa, ecco. Questa è un po'. Adesso però andiamo a vedere l'appeso, temperanza e 10 di pentacoli. Qui c'è come una fase di guarigione, c'è come la necessità di sentirsi come un tutt'uno con un gruppo. Che interessante. Andiamo a vedere la luna. Due di spade, nuovamente la luna. Ragazzi, sento che con questa, perché ce l'avete due volte, avete anche questo due di spade che mi parla proprio di tanti dubbi. C'è qualche cosa che non vi convince o della situazione o della relazione o della persona. Fate attenzione che non siano paure vostre, come vi ho detto all'inizio, secondo me c'è qualche cosa proprio all'interno di voi che ridonda in questa situazione o in questa relazione, che è del passato, che è vostro, non è inerente a questa conoscenza. Andiamo a vedere il giudizio. Guardate, la luna è anche una carta che mi parla di proiezioni. Siccome qui abbiamo un 6 di coppe, fate attenzione a non vedere le cose troppo in rosa. Abbiamo la regina di bastoni, la morte e un 7 di pentacoli. Voglio un'altra carta per la morte. Ragazzi, ho un messaggio. Non fatevi vedere, non date un'immagine di voi più forte, più sexy, più disponibile, più quello che volete voi, di quello che in realtà è. Ho come l'idea che sia meglio mantenere un profilo basso. Ok, allora, la situazione luna. Ho come l'idea che metta in luce questa sorta di staticità che è tipica dell'ombra del divino femminile. In realtà vi sento con voglia di fare, con voglia di andare avanti, con voglia di conoscere, con voglia di scoprire, di farsi anche scoprire da parte dell'altro o dell'altra, però vi dico, ho la sensazione che vediate le cose un po' troppo rosa, che questa luna faccia riferimento anche alle proiezioni, ai sogni, a quello che in realtà è solo nella vostra testa, mentre qui c'è da lasciare andare un po' questo atteggiamento, mi viene da dire statico. Adesso andiamo a spiegare queste due, poi farò i vari esempi. Andiamo a vedere il 6 di spade. 6 di spade spiegato da 6 di pentacoli, 4 di pentacoli, 4 di spade, 10 di bastoni e 3 di bastoni. C'è qualcosa da lasciare indietro, qualche staticità, qualche disequilibrio. È come se, perché anche l'asso di spade taglia i pensieri, taglia
la verità, cioè nel senso è quella cosa che fa venire a galla, no? Qui ho l'idea che sì, dobbiate lasciare indietro una certa attitudine un po' troppo romantica, mi viene da dire. Perché anche se di spade è una di quelle carte che parla di credenze limitanti e quindi se voi vedete il mondo solo a metà, come mi dice questa luna, il mondo, la relazione, la situazione, la persona, quello che è chiaro che anche di qua avete una serie di forme pensiero dovute al vostro modo di vedere la vita che limitano e probabilmente le avete acquisite durante l'infanzia. Sento come se e questo, c'è anche un 5 di spade, crea conflitto. Ehm, ed è qui che è un po' quella parte statica, quella parte di ma sì, vediamo, se siete donne può anche essere che sia un pensiero ricorrente, è l'uomo che deve fare il passo, oppure è l'altro che deve fare il passo. Questa è una presa di posizione dal punto di vista dell'orgoglio e non sempre è sana, però ho come la sensazione che qui vi dicono, ok, dovete aprire gli occhi fondamentalmente. Il giudizio è una carta di risveglio, ok? E qui è la parte che fate fatica a fare, il lasciare andare un qualche tipo di tranquillità, zona di comfort, agiatezza, tranquillità, perché da un lato, ragazzi, siamo noi che non vogliamo vedere certe cose per non rinunciare ad altre cose, la zona di comfort. Ok? Però il vedere le cose in un certo modo ci limita anche nel nostro modo di agire, nel nostro modo di creare relazioni in equilibrio. Andiamo a vedere il 5 di spade. Che cosa è successo qui? 5 di bastoni. Asso di bastoni e re di coppe. Sì, sento un po' il io ho dato l'input, spetta all'altra persona, ma sono lotte di potere. Non si arriva da nessuna parte, ragazzi. Cioè, anche perché se ognuno dei due pensa la stessa cosa, non vi incrociate più. Siccome per molti è una questione del passato, è un desiderio che potrebbe essere presente nel mese di agosto, vi dico, se siete in coppia o comunque se avete qualcuno, l'altra persona la sento per certi versi titubante, per certi altri la sento molto più ponderata, cioè è un po' come se voi andaste a 1000, l'altra persona a 10 e quindi forse c'è un po' di difficoltà a incastrarsi, per quello che vi dicono con questo Cavaliere di Pentacoli di rallentare le cose, di consolidare un passo prima di farne un altro, ok? Diciamo che se la relazione è un ni, cioè che non è una relazione ben definita, non sapete se siete dentro o fuori, quello che mi viene da dire, attenzione al modo forse un po' troppo romantico, poi per qualcuno risuona, per qualcun altro no, potrebbe anche essere un modo rigido, dovuto a questo 6 di spade, di vedere la relazione o di vedere la coppia. Tenete presente che con le parole si incantano tutti. Quello che fa fede è quello che una persona fa in modo concreto. Se vi dicono, siete la persona, se vi intortano di parole, vi fanno credere di essere la persona indicata, e poi alla fine però non si quaglia mai, non ci si vede mai, non ci si concretizza mai, e non serve, cioè nel senso, no? Sono solo idee, si parla di aria fritta, ci si innamora del sogno, dell'ideale. Mm? Quindi occhio a non cadere in questa sorta di trappola. Chiedete le cose concrete perché ho come la sensazione, ragazzi, che voi siete proiettati effettivamente su un sogno con la carta della stella, state andando in una certa direzione, ma non vi rendete conto che non siete esattamente sulla stessa lunghezza d'onda dell'altra persona, probabilmente dovete muovere qualche pedina della scacchiera, dovete uscire dalla vostra zona di comfort, diciamo per non per avere una parte attiva all'interno della relazione, per non sempre aspettare che gli eventi vi sbattino addosso. Vi sbattano, vi sbattino, vi sbattano, si dice. Vabbè, avete capito.
l'italiano ormai ha proprio abbandonato. Va bene, andiamo a vedere un angelo. Matrimonio, ragazzi. Questa situazione include il matrimonio. Guardate, non credo che sia il matrimonio tra di voi, credo che sia di più una situazione pregressa di uno dei due, che in qualche modo influenza la relazione, ma fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere un oracolo di questi. 3, va benissimo. Pratica l'arte della trasformazione, e qui abbiamo la carta della morte. Esamina una situazione nella tua vita che ti sta togliendo dal tuo potere. Trasformala in qualche cosa di positivo e mantieni questa prospettiva come disciplina spirituale durante tutto il giorno. Quando il tuo spirito scivola verso la negatività, semplicemente respira. Puoi continuare pregando per ritornare a uno spazio interno di visualizzazione positiva. L'obiettivo: metti in pratica l'arte della trasformazione. E qui, ragazzi, un po' mi ridonda con le ombre della luna, le paure, le cose nascoste, i timori, la visione negativa, la modalità vittima. La chiamo modalità vittima perché si può sempre uscire. Sapete, a tutti succede che nella vita succedano cose, però solo qualcuno sceglie di rimanere in quella modalità, gli altri si rialzano, per dire, prendono in mano la loro vita. Poi guardate, giocando, anche io ci sono dei momenti dove ho bisogno di fare la vittima, ho bisogno di quei 5 minuti di insomma, di essere consolata certe volte, e ci sta, però sono consapevole che è una modalità in cui io entro e poi esco, ok? Mangia alimenti sani. Io per alimentazione non intendo sempre solo quella fisica, quindi come cibo, però diciamo che da un punto di vista olistico si può considerare l'alimentazione anche come quella dei pensieri, cioè di che pensieri ci alimentiamo, che pensieri facciamo, che notizie ascoltiamo, e le emozioni. Che emozioni provo durante il giorno, di che emozioni mi nutro e con che persone condivido il mio tempo e di che emozioni, cioè che emozioni assorbo attraverso le persone che mi circondano. Comunque, lezione di oggi. Mangia solo alimenti che siano sani e buoni per te. Magari lo fai già abitualmente e in questo caso dovresti sentirti stupendamente per il bene che ti stai curando. La maggioranza della gente però sa che deve prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo? Pratica una nutrizione sana. E poi abbiamo analizza le tue interazioni. La lezione di oggi: controlla se sei una persona che sta dando sempre agli altri, però che sente che è, come si dice, ehm, non percepito o è poco valutato. Se questo è il tuo caso, chissà sia perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole sia la ricerca dell'amore. L'obiettivo: esamina le tue interazioni con gli altri. No, scusate, esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano con potere o senza potere. E anche un po' il discorso che vi dicevo prima dell'alimentazione. La gente che vi sta intorno, che emozioni prova? Voi che cosa assorbite attraverso il vostro campo energetico durante la giornata? Che siano colleghi, che siano parenti, amici. Mm? Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che sono curiosa.
Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete mandarmi un'email a questo indirizzo e io vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se volete procedere a vostro ritmo, vi consiglio di abbonarvi al canale. I temi trattati nella sezione degli abbonamenti sono temi di metafisica, anche di un certo spessore, però sono trattati, sono spiegati in modo molto semplice. Comunque i titoli dei video sono pubblici, basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e potete vedere i temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!